Ciao a tutti, io sono Nell'Irfa e oggi mi trovo su New World. Oggi andremo a parlare del sistema delle case e anche dei teletrasporti. Dunque ragazzi, come potete vedere, noi andremo a nascere, adesso vi mostro in mappa, in questa prima città, questa qui. Ora ecco, ma possiamo vedere anche più allontanata, ed è questa qui, sarebbe il nostro insediamento. Ovviamente poi le quest, come vedete, io adesso mi trovo qui e sono veramente molto lontane e ogni volta noi dovremo andare a piedi per tornare poi in città a consegnare la nostra missione. Dunque, allora, io mi sono posta il problema che qua praticamente al momento non esistono assolutamente le cavalcature, quindi purtroppo questa operazione bisogna farla esclusivamente andando a piedi e fin qua ci siamo. Però abbiamo la possibilità di andare a utilizzare il primo teleport. Ora vediamo come poter fare. Aprite la mappa, cliccate qui, vedete, su questo cerchietto e vi apparirà questa nuova schermata. A questo punto possiamo andare a fare il ritorno alla locanda. Per poter avere attivato questa funzione però dovete prima in città andare presso il locandiere e bindarvi lì. Ora comunque lo vediamo insieme. Ora mi porto lì, vedete? Qui vi chiederà se vuoi fare il ritorno a questa locanda e andremo a dire sì. A questo punto partirà il teleport che fa questa animazione, durerà qualche secondo, si chiama poi più che altro viaggio veloce in italiano. Ci ritroveremo alla locanda dove ci siamo bindati. Ricordate ragazzi che però vale soltanto un solo bind, quindi una sola locanda potete andare a occupare in questa maniera. Quindi se andate in una nuova città, andate a parlare con l'NPC locandiere, quella vecchia sarà annullata e sarà valido il nuovo, l'ultimo che avete fatto. Quindi eccomi arrivata, questa è la locanda. Vedete, dovete parlare con questo qui che ha questa specie di mezzaluna sulla testa. Infatti lui vi dirà: ti vuoi registrare come ospite? E voi dovrete dire sì. E a questo punto sarete bindati qui. Quindi ogni volta che andrete a utilizzare quel viaggio rapido arriverete in questa città. A questo punto vi mostro in mappa, in città, come trovare appunto la locanda, a parte che ve la faccio anche vedere. Adesso non sono sicura che tutte le locande delle città sono con questo orsetto che vedete, però come vedete c'è il simbolo della mezzaluna. Quindi a questo punto, se riesco a ingrandire qua, magari, ecco, vedete, dovete trovare appunto qui la locanda. Però c'è da dire, questa è una cosa molto importante, che possiamo andare a utilizzare questa funzione ogni ora. Come potete vedere c'è un cooldown, quindi è un po' scomodo. Però esiste poi alla fine un altro tipo di teleport che adesso andremo ad analizzare. Allora rifacciamo qui e vedete che sotto c'è scritto viaggio veloce. Ma per poter fare questo tipo di viaggio abbiamo bisogno di questo materiale. Vedete, questa, se metto il mouse mi dà fastidio perché praticamente mi va a uscire questa cosa qua. Vedete, poi ci sono anche gli sconti per controllo della fazione, appunto come vi spiegavo in altri video. È importantissimo appunto riuscire ad ottenere i bonus derivanti poi dalle nostre fazioni, perché avremo praticamente sconti un po' per tutte le voci su molte cose del gioco, insomma. Dunque vabbè, questa cosa qui che vedete azzurra, una specie di fiala, va a consumo, quindi questo tipo di viaggio veloce, e da quello che ho capito queste fiale sono abbastanza rare, però comunque magari poi farò più avanti un video per capire come poterle o trovare o craftare, perché al momento non saprei nemmeno rispondere. Comunque ragazzi, poi un altro metodo per poter utilizzare, perché abbiamo detto che qui possiamo fare soltanto una volta questo movimento e quindi ogni ora, quindi se lo vogliamo fare dopo mezz'ora non possiamo farlo,
Un altro trucchetto è quello di andare a acquistare una casa, infatti ne abbiamo trovati diversi qui in affitto. Ora vediamo come funziona il sistema dell'housing. Dunque ragazzi, per esempio questa qui è una casa che ho trovato qui in città. Ovviamente tutte le case sono all'interno delle nostre città. Vedete, molto carina, anche un recinto, però se ci andiamo ad avvicinare dovrebbe comparire, vedete, allora il prezzo, che sono 2500 di questa moneta. Bisogna avere il livello di reputazione, quindi è molto importante anche la reputazione per poterla acquistare, del monarca, promotore del monarca, che sarebbe questa zona qui, a livello 10. E poi dice entra nel menu della casa, quindi se io vado a fare tasto E, questa qui è posseduta da diversi giocatori, come potete vedere. Teoricamente vedo che qui c'è anche entra, quindi forse possiamo anche andare a sbirciare nelle case, ma forse in questo momento non sono nemmeno piene, però andiamo a vedere. Vedete, questo qui si è messo un cane perché possiamo mettere anche un animale fuori dalla nostra casa. Vedete, questo poi ha messo qui, non so che cos'è sto strumento, e per il momento non è tanto piena, dovremmo trovare magari un giocatore che l'ha riempita, ma forse in beta questa cosa non è che è stata molto ancora fatta dai vari giocatori, visto che stiamo giocando da pochi giorni. Comunque ragazzi, quando noi abbiamo una casa possiamo utilizzare anche la casa come forma di poter tornare di teleport, insomma, per poter tornare in città. Quindi possiamo arrivare ad avere fino a 3 case, se non ho capito male, perché poi queste sono nozioni che ho cercato in giro e sono un po' in inglese, così dicono, poi non so che poi se saranno valide sempre anche al rilascio ufficiale. Comunque fino a 3 case globalmente in tutto il gioco, insomma, e quindi andremo a utilizzare 3 teleport più quello della locanda, siamo a 4. Poi volendo avremo quelli lì che vi dicevo, quelli con la fiala. Questa casa ci servirà anche per poter mettere, come vedete qua, alcuni banconi del crafting, in modo che magari saremo più comodi per andare a fare il nostro crafting. Poi creo anche degli armadi, e c'è scritto arredamento, adesso il genere di arredamento che sarà possibile andare a craftare non lo so, non lo conosco, però comunque potremo arredarle. Poi naturalmente ci sono vari tipi di case, questa è una casa molto piccola, poi chiaramente ci saranno case un po' più grandi, ma ovviamente costeranno più. Dopo che una volta avremo acquistato la nostra casa, però dovremo anche pagare una tassa. Adesso non vi so dire specificamente se la tassa sarà mensile o non lo so, per esempio giornaliera, ma presumo che sia tipo un affitto, quindi sarà mensile. Il fatto di non pagare questa tassa ci permetterà lo stesso di rimanere proprietari della casa, però andremo a perdere alcuni vantaggi. Dunque, allora, come vi ho già spiegato, possiamo avere fino a 3 case, però queste 3 case le possiamo ottenere a diversi livelli. Quindi a livello 15 potremo andare ad acquistare la prima casa, a livello 35 la seconda casa e a livello 55 la terza casa. Poi c'è da dire che praticamente più il valore sarà alto della nostra casa, più oggetti potremo andare a inserire dentro. Cioè, nel senso che questa casa quanto costava? 15.000 mi pare. Andiamo a vedere, no, 2005, quindi questa vedete è proprio in base anche, appunto, come vi dicevo prima, alla grandezza, detta così. Qui fa più un discorso per quanto riguarda la moneta, il prezzo, ma è anche poi collegato al discorso della grandezza. Quindi più sarà grande, quindi vabbè, verrà a costare di più potremo andare a mettere animali domestici al suo interno, più potremo andare a mettere bauli, e quindi più piccola ovviamente ci sarà meno roba. Altra nota importante, sempre guardando poi il prezzo, quindi la grandezza, che più grande sarà la nostra casa, quindi più andremo a spendere soldi, e potremo anche però avere il bonus del teleport, quindi il tempo da andare a utilizzare il nostro teleport sarà inferiore, più sarà alto il prezzo. Dunque vediamo se riusciamo a trovare uno magari un po' più grande, sempre in questa città qui. Ho scoperto quindi che la tassa di cui vi parlavo prima è settimanale, quindi non è mensile. Faccio una rettifica,
No, vediamo se troviamo qualche altra casa. Questa che cos'è una casa? Ecco, vedete, questa mi sembra forse un po' più grande e in effetti lo è. Perché questa qui addirittura costa 10.000, quella costava 2,5 e quindi vedete che anche qua possiamo andare a dare un'occhiata. Questa addirittura è vuota, probabilmente perché costa troppo e hanno preso tutti la piccolina. Però vedete che questa qui già si capisce dalle dimensioni è più grande perché anche poi effettivamente ha occhio 2 piani, quindi potete metterci molta più roba. E poi esistono vari tipi di case, case col giardino, case col balconi, eccetera. Queste sono cose completamente estetiche. Poi all'interno delle nostre case possiamo anche andare a mettere i trofei. I trofei ci daranno alcuni bonus sia sul crafting e anche altre cose interessanti. Dunque, allora, togliamo questa qui che c'era parecchia gente, così vi mostro un'altra cosa. Allora, vedete che qua, come potete vedere qui, ci stanno dei punti. E questi punti equivalgono a una classifica, vedete qui addirittura ne hanno 0 e qui sono i punti. Questi punti si riferiscono a quanto è arredata una casa. Allora, vediamo se poi ho capito bene se effettivamente, quindi in teoria questo qua dovrebbe averla arredata. Ecco ragazzi, vedete, sì, è così. Perché questo qui addirittura ha messo questi 2 leoni qui all'ingresso, poi ci ha messo anche il cane. Allora, i 2 leoni ho visto che si possono acquistare allo shop, ma ho anche letto che alcuni animali si possono trovare in libertà all'interno del gioco e si possono tamare e quindi li potete portare in casa poi. Quali sono ancora non lo so, però non mi sembra tanto arredato. Ah, ecco, questo c'ha una specie di vasca e basta. Però vabbè, forse rispetto a tutte quelle che ci sono, questa qui risulta la più arredata. Che vantaggi dà arredare la nostra casa? Dà il vantaggio, oltre al fatto che appunto possiamo magari craftare qui direttamente, che questo punteggio, chi ha il punteggio più alto può decidere se sarà visibile ad altri giocatori, cioè se la potranno visitare. Però magari proviamo a vederne un'altra, giusto per curiosità, la seconda, se ha qualche altro tipo di arredamento, ma per ora mi sa che non hanno perso tempo. Ecco, questa è un po' più arredata, poi ognuno l'arrederà in maniera diversa. Comunque questo cane mi sa che ce l'hanno un po' tutti, quindi forse è facile da ottenere. Questo c'è un cestino, aiuto, vedete, questa ha messo addirittura, ma che cos'è, l'aglio sopra la porta, un tappetino qui. Ecco, questa è un po' più arredata. Vedete che ha messo qui un armadio, qui un altro armadietto, una sedia, e questa dovrebbe essere la famosa cassa, così almeno vediamo che cos'è. E quindi sono anche utili perché vanno cioè noi abbiamo qui la banca che è il nostro magazzino che vi ho fatto vedere l'altra volta, e queste invece sono ancora delle cose in più che abbiamo più vicine quando andremo poi a craftare. Ok ragazzi, se avete qualche domanda fatemela qui sotto nei commenti. Naturalmente se giocherete e quindi se seguirete questa serie di New World, vi invito fin da subito a iscrivervi al canale attivando tutte le campanelle in modo da rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a inserire. E ciao a tutti e alla prossima!